ragazzi, benvenuti nella cucina di Vivo Gluten Free. A grandissima richiesta, ecco il tutorial pizza. Ci vedete su Instagram spesso e volentieri alle prese con impasti, fornetto pizza, condimenti strani e quindi scatta in automatico la domanda: come si fa la pizza senza glutine? Allora, questa non è una video ricetta di pizza, nel senso che non vi sto a dire le farine che utilizzo, l'acqua che utilizzo. Chiaramente su cucina24ore.it trovate tutte le dosi, però lo scopo di questo video è condividere i miei trucchetti che ho affinato nel corso di questi anni per avere una pizza perfetta con le farine che trovate in giro, quelle che avete più a portata di mano. La pizza non è una cosa universale, a chi piace in un modo e a chi piace in un altro, quindi vi spiego in due parole qual è la pizza che piace a noi e quindi quella che otterremo alla fine del video. È una pizza da pizzeria, quindi tonda, col cornicione alto, bella lievitata. È una pizza con pochissimo lievito. Per 700 g di farina io uso 1,8 g di lievito, che non è, diciamo, proprio la grammatura l'importante, però per farvi capire che è una pizza con poco lievito che andiamo a far lievitare per tutto il pomeriggio. Non è una lunghissima lievitazione di 48-72 ore, però è una lievitazione un po' più lunga che dà modo anche ad un impasto senza glutine, che ha le sue difficoltà a lievitare, di farvi avere una pizza soffice però croccante fuori. Se ci seguite su Instagram voi vedete che io il sabato verso ora di pranzo butto tutto nella planetaria, faccio un primo giro e poi passo sulla spianatoia. Per questo tutorial mi sembrava più giusto fare tutto con le mani, per farvi vedere che si può fare anche con le mani. Poi chi ha la planetaria e vuole fare un primo impasto con la planetaria può farlo anche così. Ripeto, tutti possono impastare farine senza glutine con le mani. Con l'esperienza imparerete esattamente la quantità di acqua che serve per far venire il panetto come verrà dopo, come lo vedrete dopo. Se all'inizio non è così, non sciogliete direttamente il lievito in tutta l'acqua, ma lo sciogliamo a parte, quindi in una ciotolina versiamo un pochino d'acqua e poi ci facciamo sciogliere il lievito. Cosa importantissima, la temperatura dell'acqua. Non vi sto a dare i gradi perché insomma impazziremmo con termometri vari. L'acqua deve essere non fredda, quindi quando la sentite sulla pelle, su un dito, non dovete avere la sensazione di freddo. Allora ragazzi, in questa mistura di poca acqua e lievito c'è chi mette lo zucchero, chi mette il miele, sono tutte componenti dolci per far attivare il lievito. Attenzione, perché se usate un mix senza glutine, spesso e volentieri lo zucchero è già all'interno del mix. Io francamente non ho esigenza di aggiungere zucchero. Poi parleremo di farine naturali e quindi come fare una pizza che lieviti bene con farine naturali. La difficoltà più riscontrata che io leggo nei miei messaggi che mi mandate voi è proprio la lievitazione, ed è la difficoltà che avevo quando io lo stesso ho iniziato a impastare con le farine senza glutine. Ma perché? Le farine tradizionali a contatto con l'acqua sviluppano il glutine. Il glutine è una specie di reticolo. Chiaramente vi sto dando una spiegazione molto semplificata. Comunque questo reticolo non fa altro che trattenere l'anidride carbonica che si sviluppa nella lievitazione. È per quello che gli impasti crescono ed è per quello che vi consigliano magari una farina con più contenuto di glutine, tipo Manitoba, per alcune ricette che devono venire particolarmente soffici. Noi il glutine in queste farine non ce l'abbiamo. Perché l'impasto va lavorato poco? Perché un impasto con il glutine ha bisogno di sviluppare questo reticolo, quindi questa maglia glutinica. Per quello, quando lavorate con l'impastatrice, una volta che l'impasto è incordato intorno al gancio, state lì a impastarlo anche per 10 minuti. Allo stesso modo, quando lavorate sulla spianatoia, state lì ad ammassare proprio per attivare questa maglia glutinica. Ma noi con le farine senza glutine che ci dobbiamo stare a fare, a lavorare? Non si deve attivare nessuna maglia glutinica. Per quello io ho imparato a fare impasti molto idratati, perché non ho bisogno di lunghe lavorazioni, quindi riesco, una volta che ho dato la forma al panetto, riesco a fare le mie pieghe e sono a posto.
Io però mi sono affezionata a questa tecnica delle pieghe, che è proprio quella che fanno i panificatori glutinosi, perché mi sembra che comunque l'impasto cresca di più, cresca meglio. È una tecnica che si può ripetere anche a distanza di un'ora, quindi la fate una volta, mettete a lievitare, poi dopo un'ora la ripetete. Io non lo faccio, la mia lievitazione si svolge in questo modo: le pieghe che avete visto e poi in forno con la lucina accesa. La lucina accesa serve a dare una temperatura tiepida, una temperatura diciamo ottimale. Ecco, io adesso non vado lì con il termometro, però il mio forno scalda in quel modo, la ciotola che vedete è una ciotola di acciaio che comunque trattiene il calore, e questo fa sì che il mio impasto comunque cresca benissimo. Se non avete una luce che scalda nel forno, potete tranquillamente preriscaldarlo a 40 gradi, lo fate preriscaldare, lo spegnete prima di fare la pizza. Quando andrete a mettere a lievitare sarà sufficientemente tiepido per assicurarvi una lievitazione perfetta. Io so già che qui sotto nei commenti su Instagram, su Telegram, siete iscritti al gruppo Telegram? Mi raccomando. In qualunque modo abbiate modo di comunicare con me, mi chiederete: ma le farine naturali? Ragazzi, sì, sono d'accordo. Riflettete su una cosa: per fare una pizza con le farine naturali, e io sono la prima che voglio provare a farle, c'è bisogno comunque di un addensante, perché altrimenti la pizza non verrebbe assolutamente come ve la immaginate voi. I mix in commercio, alcuni mix in commercio, non tutti, sono proprio questo, cioè farine naturali più una piccola percentuale di addensante, che va a sostituire il glutine di cui parlavamo prima. Io vi do un consiglio: iniziate a lavorare così la pizza, come vi ho fatto vedere io, con dei mix. Una volta che avete raggiunto un'esperienza sufficiente nell'impasto, nella lievitazione, poi potete sperimentare quello che volete. Potete addirittura, ed è la cosa più semplice, il secondo passo, sostituire una piccola parte di farina con una farina che preferite, magari con più fibre, grano saraceno, teff, quello che preferite. Però partite da qui, perché sono le basi. Secondo me è importante iniziare a fare questo, e poi largo alla fantasia. Noi abbiamo fatto una pizza al grano saraceno con una percentuale di grano saraceno esagerata ed è venuta uguale, però perché c'era il mix alla base. Ve la lascio qui sotto, andatela a vedere. Come avete visto, a me piacciono gli impasti molto idratati. Chiaramente se lavorate con la planetaria sarà molto più agevole ottenere un impasto omogeneo. Con le mani ci vuole solo un po' più di pazienza. L'unica cosa: dovete bene sciogliere eventuali grumetti che si formano nell'impasto. Se vedete che è troppo appiccicosa, un pugnetto di farina comunque potete riaggiungerlo, ma non esagerate, altrimenti vi giocate tutta la morbidezza dell'impasto. Se non volete impiastricciarvi in questo modo, nel video delle farine low cost vedrete tranquillamente la preparazione della mia pizza con la planetaria. Il movimento che dovete fare è più o meno quello che si fa con la pizza con il glutine. L'unica differenza è che la farina senza glutine forma dei grumi, proprio è molto collosa e appiccicosa. Quindi questi grumetti di farina dovete cercare di scioglierli lavorando in questo modo, raccogliendo l'impasto e spingendo con le dita finché sentite un impasto liscio. Con le farine, con i mix che ci sono oggi in commercio, abbiamo, grazie agli addensanti, un'illusione, diciamo, che è quasi della presenza di glutine, nel senso che, vedete, la pasta è abbastanza elastica, non è proprio, non si strappa, è abbastanza lavorabile. Io ricordo qualche anno fa questi mix non erano così performanti. Quando ottenete questo tipo di consistenza e affondando le dita nell'impasto non trovate più grumi,
possiamo iniziare a pensare di passare alla spianatoia. Pulitevi bene questa mano, altrimenti fate un macello. Nello specifico, questo impasto è molto appiccicoso, quindi quando vedete che la situazione è questa, quindi avete la mano molto sporca, aggiungete proprio una manciatina di farina che avete utilizzato, quindi il mix. Se la situazione è un po' migliore, nel senso se non siete così appiccicate con le mani, cercate di non aggiungere altra farina. Poi vi spiego come lavorare questo impasto, che comunque è appiccicoso, non con la farina. Perché? Perché aggiungendo farina chiaramente noi andiamo ad indurire l'impasto. Ragazzi, io ho fatto un impasto un po' estremo, nel senso ho messo molta acqua, quindi è ancora più difficile lavorarlo. Nulla vi vieta per iniziare di diminuire un pochino l'acqua e ottenere un composto un pochino più sodo, meno appiccicoso. Magari, ecco, se siete alle prime armi forse è la cosa migliore, però adesso vi faccio vedere che questo impasto comunque diventerà lavorabile. Passiamo sulla spianatoia. Allora, ragazzi, gli impasti si lavorano con la farina di riso, perché è una farina che assorbe l'umidità, però non sbilancia l'impasto, come vi ho detto prima. L'impasto rimane morbido, quindi mettete, nel mio caso l'impasto è molto appiccicoso, quindi metto una generosa dose di farina di riso e me la metto anche sulle mani per staccare l'impasto dalla ciotola. Se vedete che vi si riappiccica, bagnatevi, infarinatevi con farina di riso. Come vedete, anche se l'impasto è molto appiccicoso, si riesce tranquillamente a trasferirlo. Adesso lo lavoreremo qui. Allora, non vi preoccupate di questi pezzettini, se lavorate bene poi verranno agglomerati nell'impasto e verrà tutto omogeneo. Guardate la magia della farina di riso, era tutto completamente appiccicoso, ma se voi lavorate sulla farina di riso diventa assolutamente lavorabile e non appiccica più. Pulitevi tranquillamente le mani dei residui, così, e raccogliete tutto quello che avete intorno. La farina di riso è fantastica per questa lavorazione. Perché? Perché quando non ce n'è bisogno, ossia quando non c'è umidità da assorbire, non viene raccolta. Io ho notato questa cosa, rimane ai bordi del piano di lavoro, quindi è veramente fantastica, fa tutto da sola praticamente. Mano a mano che lavorate succede questo, cioè la farina viene raccolta, esce l'umidità di tutta l'acqua che avete messo nell'impasto e l'impasto comincerà a essere di nuovo appiccicoso. Mettiamo altra farina, però attenzione, questo impasto non va lavorato a lungo. Questi strumenti sono molto utili, soprattutto se siete alle prime armi, perché vi raccoglie tutto l'impasto appiccicato. Io direi che ci siamo. Se vedete qualche grumetto è perché noi per esigenza di ripresa abbiamo temporeggiato un po' e i piccoli pezzi si seccano facilmente, ma se fate, diciamo, con un tempo normale questa lavorazione otterrete un panetto davvero omogeneo. Una volta ottenuto l'impasto che non è più appiccicoso, spolverate di nuovo un po' di farina di riso sul piano e andiamo a fare le pieghe. Le pieghe sono una tecnica che si usa nella panificazione tradizionale per aiutare gli impasti a lievitare. Non sono obbligatorie, io mi trovo bene a farli, però insomma, se non avete dimestichezza, se non volete farli, non è questo che vi impedirà di avere una buona pizza.
Qualunque sia la quantità di impasto che avete, potete fare le pieghe, quindi sarà un rettangolo più grande o più piccolo. Lo scopo è quello di creare degli strati che abbiano più forza per lievitare. Un profumo. Voilà. C'è due cose così. La prima lievitazione deve essere fatta nel forno con la lucina accesa e dovete lasciare tranquillo l'impasto per un paio d'ore. Io mi trovo bene ad impastare la mia pizza intorno all'ora di pranzo, verso l'una. La impasto, la metto a lievitare, poi intorno alle 5:30 caccio l'impasto e lo stendo. Questo perché? Perché io preferisco una pizza più alta, quindi una volta stesa la pizza e data la forma alla pizza, lieviterà per una seconda volta e quindi mi assicurerò una pizza bella alta, morbidissima, molto soffice e con un cornicione importante. Se questo tipo di pizza non vi piace, volete una pizza più sottile, basterà fare una seconda lievitazione o di nuovo nella ciotola, oppure la stendete, fate fare una seconda lievitazione e poi la schiacciate un pochino la vostra pizza per avere una pizza più sottile. Riprendiamo la nostra fidata farina di riso, spolveriamo e rovesciamo l'impasto. L'impasto è tiepido, io non lo lavoro, lo divido semplicemente. Questa è una dose per 4 pizze grandi, quindi divido prima in due. Naturalmente la parte interna sarà abbastanza appiccicosa e poi di nuovo in due. La sensazione è bellissima perché è ben lievitato e soffice, però purtroppo lo dovete sgonfiare, quindi andiamo a lavorarlo sempre velocemente, non c'è bisogno di grosse lavorazioni. Giro e porto l'impasto al centro, giro e porto al centro perché voglio ottenere una pallina tonda. Per avere una pizza tonda si deve partire da una pallina tonda. A questo punto trasferiamoci su un foglio di carta forno, infariniamo e poggiamo la nostra pallina di impasto, spruzzatina di farina anche sopra, iniziamo a lavorare il nostro panetto. Ragazzi, è molto semplice, basta appoggiarsi con il peso naturale che avete nelle braccia. Il panetto è molto soffice, quindi non farà molta resistenza. Se volete mettetevi su un piano più basso, tipo il tavolo dove mangiate, così farete meno fatica. Se utilizzate questa tecnica di far ruotare il foglio di carta forno, deve venire per forza tonda. A mano che la pizza si allarga, aumentate un pochino la pressione, tenendo presente sempre che è l'impasto al centro che deve spargersi verso l'esterno per allargare il diametro della pizza. Attenzione a non farla attaccare, perché può succedere che la pizza, essendo molto umida, faccia questo lavoro. Se succede, niente di grave,
si stacca e si butta dentro altra farina di riso. Dove vedete che l'impasto è più spesso, stendete di più con le dita così, in modo da farla uniforme. Tenete sempre le dita a 1 centimetro dal bordo se vi piace il cornicione più alto, più lievitato, e continuate così fino alla grandezza che desiderate. Questo è un panetto da circa 280 grammi perché voglio una pizza bella grande. Una volta che abbiamo finito di stendere la pizza, rimettiamo sopra la pellicola e un canovaccio. Io in questo modo la trasferisco nella placca da forno e poi di nuovo in forno nelle stesse condizioni di prima, con la lucina che non ho mai spento per tenere comunque il forno tiepido. Così stese potranno stare, io le tengo almeno un'ora, poi dipende da quanto vi piace lievitato e da quanto vi piace alta. È importante coprire bene tutta la superficie della pizza perché così la pellicola trattiene l'umidità. Se voi, a me è capitato ogni tanto di lasciare un pezzetto fuori dalla pellicola, si secca immediatamente e poi in cottura lo sentite, quindi abbiate cura di coprirla bene. Allora ragazzi, ci ritroviamo dopo circa 2 ore. La pizza adesso va trasferita sulla pala e poi la condiamo e la cuociamo nel fornetto. Per una cottura tradizionale al forno di casa vi lascio il link di un'altra ricetta. Se la volete un pochino più sottile, questo è il momento di sgonfiarla leggermente con le dita. Io faccio così, una volta staccate con le palettine, cerco di trasferirla così sulla pala. Se vi possono tornare utili questi strumenti che utilizzo io, il fornetto, la pala, qualsiasi cosa, trovate la lista delle cose che sono nella mia cucina sotto in descrizione. Ragazzi, il tutorial potrebbe concludersi qui perché l'impasto è fatto, adesso potete condirlo come più vi piace e nel modo in cui siete abituati. Io sono abituata a fare così, faccio dei buchi con la forchetta. Poi metto un filo d'olio intorno al cornicione perché me lo fa diventare bello dorato. E poi lo spennello con un pennello. Prego. Ragazzi, queste sono le nostre pizze. Io sto per condire quella di Luca che è senza pomodoro con scamorza, salmone e rucola. Spero che il mais vuole di il mais, giustamente. Forza. Un po' di mais. Non fa vedere la marca. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Mi guarda male perché devo condire la pizza perché se la devo mangiare. E se volete potremmo inventarci altri tipi di tutorial per la pasta fresca, per i fritti, ditemi voi insomma quello che preferite.
E tutto quello che non trovate qui lo trovate in altri video, quindi la recensione del fornetto, la pizza in teglia con il forno tradizionale, e poi chiedeteci nei commenti, in direct, su Telegram, su Instagram. Siete iscritti al gruppo Telegram? Siamo tantissimi ed è un bel gruppo attivo e vi date un sacco di mano tra di voi, vi aiutate a vicenda ed è bellissimo questo. Niente, io se non mi fermo continuo a parlare, mi guarda malissimo. Mi raccomando, un mi piace e un commento qui sotto ci fanno tanto felici. Ci rivediamo al prossimo video e buona pizza! Ciao a tutti!